quelli di B2I sono molto bravi, Luigi in particolare è molto bravo perché ti guida passo per passo, però mi sento di dire a qualsiasi persona, a qualsiasi ditta che vuole approcciare questo progetto che deve farlo con molta passione e con i tempi giusti. Buongiorno, sono Giobbe Pierangelo, sono l'amministratore di Estalia. Estalia è un'azienda che produce vernici per edilizia e per industria. Siamo una ditta non grandissima ma neanche piccola, abbiamo più stabilimenti produttivi, abbiamo diversi marchi da gestire sul mercato. I nostri marchi sono Franchi, Kim e Damiani, più altri marchi, abbiamo una rete di negozi, quindi anche non essendo grandissimi abbiamo molta complessità di codici, di materie prime, di prodotti finiti. Siamo arrivati lì perché stavamo facendo dei corsi interni molto belli col professor Claudio Vettor ed erano incentrati sulla teoria dei vincoli, che è anche una cosa bella e secondo me molto legata al DDMRP, ed è stato lui il primo che ci ha presentato questo programma obiettivamente, senza voler essere troppo pro B2I. Devo dire che B2I si è visto subito che era di un altro livello. Diciamo, le ditte italiane sono ancora un po' più acerbe in questo campo. Comunque abbiamo visto una presentazione fatta da Rognoni perfetta, no? Ci ha coinvolto subito, abbiamo capito tutte le potenzialità che aveva e ci siamo, diciamo, ed è partito il progetto. Quelli di B2I sono molto bravi, Luigi in particolare è molto bravo perché ti guida passo per passo, però mi sento di dire a qualsiasi persona, a qualsiasi ditta che vuole approcciare questo progetto che deve farlo con molta passione e con i tempi giusti, perché alla fine noi partiamo da quando l'ho scoperto, diciamo, noi ci è voluto un anno per partire, perché i primi mesi sono per fare tutti i vostri esperimenti, poi si è iniziato a parlare con B2Wise, poi B2Wise parte del progetto, e siccome è una cosa che migliora veramente passo per passo, ogni giorno c'è un miglioramento, il mio scopo principale dell'MRP è di cercare di non rimanere senza approvvigionamenti per non scontentare il cliente, perché il nostro mercato è molto rapido e perdere delle consegne vuol dire tante volte perdere fatturato o a volte perdere il cliente. Quindi la prima cosa del MRP è il fatto di ottimizzare questi approvvigionamenti senza naturalmente esagerare nei magazzini, perché lo scopo del DMRP è anche quello, anzi è il secondo scopo. Quindi per me poi c'è un'ottimizzazione che segue tutto, perché una volta che la produzione va, diciamo, in una maniera più lineare, senza tutte le mancanze, si produce anche di più, quindi come secondo o terzo effetto si ha anche un incremento di produttività, perché non dovendo continuare in cambiamenti della produzione perché mancano le materie prime, si lavora anche meglio. Quindi, e dopo devo dire che anche il programma di DNP comprende talmente tante variabili, tante possibilità di gestire. Ci sono dei fornitori che bisogna ordinare in un particolare modo perché sennò bisogna completare un pallet con i contenitori che dicono loro. Noi abbiamo il problema delle cisterne, il minimo massimo, cioè abbiamo tante di quelle varianti che negli altri software per esempio non erano neanche previste, mentre invece in B2Y, siccome hanno avuto un parco di clienti probabilmente molto più ampio, hanno già visto queste possibilità e ci sono o già pronte oppure te le customizzano, insomma, e si riesce ogni ditta ha i suoi problemi, però loro riescono a seguirti, ecco. Con tutto finalmente si riesce a fare una cosa, diciamo, quasi totalmente automatica. Io ero anni che dicevo al mio ufficio acquisti: ma come mai tutte le volte che c'è da fare un acquisto bisogna sempre fare 3000 ragionamenti, 3000 cose, non c'è mai niente di automatico perché ci sono sempre le eccezioni? E dico: ma non c'è un qualcosa che semplifica la vita, che non deve perdere, abbiamo 2 o 3 persone tutto il giorno solamente a fare ordine ai fornitori, ma non si può semplificare? Ecco, alla fine questa, con un lavoro iniziale, poi porterà a un modo di lavorare sicuramente meno stressante, più produttivo, di non rimanere senza merce, di non avere magazzini troppo alti
E quindi io a un imprenditore che ha una ditta con complessità, con stabilimenti, con tutti, lo consiglio. Deve fare lo sforzo iniziale, ma alla fine i benefici poi arrivano.